9 investimenti da fare per aiutare indirettamente la tua vita musicale. Questo non era un canale dove si parlava di musica, sì, e ultimamente ne parliamo anche in maniera piuttosto tecnica, parliamo di tecnica pianistica, di disciplina, di concetti come questi. Oggi invece parliamo di qualcosa di apparentemente lontano dalla musica, gli investimenti, i soldi. Non intendo investimenti in prodotti finanziari, ovviamente. Adesso ti spiego un po' meglio quali sono queste 9 cose su cui non ha tanto senso che un musicista tenda a risparmiare, e stai con me fino alla fine del video perché l'ultima è secondo me la più importante, e dovendo fare a meno di 8 di queste cose certamente non puoi rinunciare all'ultima. Numero 1, tablet o ebook. E penso che sia decisamente meglio la prima soluzione per noi musicisti, perché, prima ragione abbastanza ovvia per i musicisti, avere con te un sacco di partiture tutte insieme. Io sono un amante della carta, come certamente tanti altri musicisti che ascoltano. Avere una partitura in cartaceo davanti, segnarci sopra o anche non segnarci sopra, ma confrontarsi con qualcosa di concreto, di scritto, che non sia un foglio digitale, è un'altra esperienza certamente rispetto alla partitura digitale. Ma oggettivamente, considerata la vita che facciamo e soprattutto la vita che fa una persona che tende a viaggiare per andare a suonare o a insegnare in giro, è davvero comodo poterle avere tutte in una volta sola. Intendo dire che io amo studiare sulla partitura cartacea, naturalmente, ma portarsela dietro in ogni occasione, soprattutto portarsene tante, è oggettivamente scomodo e soprattutto pesante. Quindi quando vado a suonare e sto via per un po', quello che porto con me è il mio tablet, dove ho tutto insieme e ho scannerizzate non le partiture originali, ma quelle su cui ho studiato, quelle con i miei segni, quelle con i miei punti di riferimento. Questo mi risparmia un sacco di tempo, e nel momento in cui voglio vedere qualcosa o voglio studiare mentalmente qualcosa su una partitura, senza ogni volta dover frugare nel bagaglio, prendere la singola partitura, che è anche più ingombrante, e soprattutto magari doverle tenere tutte insieme in braccio. Insomma, è davvero poco pratico, un investimento che vi consiglio. Per me è diventato ancora più importante avere i libri in digitale, non solo le partiture, ma anche proprio i libri che amo leggere, da quando mi sono trasferita all'estero e da quando viaggio di più. Ovvio che posso averli tutti insieme in un solo dispositivo, e questo mi fa risparmiare spazio e peso, ma soprattutto tempo, perché mi permette anche di ritrovare le cose che ho evidenziato, le note che ho scritto, con un semplicissimo clic, e non andando a cercare per tutto il libro oppure riempendolo di segnalibri. Secondo investimento intelligente per chi fa una vita impegnata e spesso incasinata come quella del musicista: i servizi che fanno risparmiare tempo. Il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo, e lo è ancora di più quando una parte di questo tempo la vuoi dedicare a una cosa così impegnativa come la musica. Quindi, piuttosto che investire in beni materiali, preferisco investire in servizi. È secondo me un investimento molto intelligente investire perlomeno ogni tanto in qualcuno che ti fa risparmiare una cospicua quantità di tempo che altrimenti impegneresti in cose pratiche. Per esempio, se devo aggiustare qualcosa in casa o sistemare un qualche cosa che posso fare anche da sola al limite, ma con un certo sforzo e sicuramente impiegando molto più tempo di quello che impiega un professionista che lo fa ogni giorno e per mestiere, mi piace delegare questa cosa al professionista. Io risparmio una quantità di tempo incredibile, uno sforzo che in questo caso è inutile, non è di quelli che produce bellezza per il mio futuro e neanche per il mio presente, e il guadagno che ottengo da questo è tempo per me da dedicare a me stesso, oppure magari anche alla musica o ad altre cose che devo fare. Altro esempio pratico: magari per esempio hai dei figli e hai bisogno disperatamente di un po' di tempo per lavorare musicalmente il tuo repertorio, per studiare davvero senza essere interrotto, senza essere disturbato. Allora certo che ha senso, senza assolutamente sentirsi in colpa, affidare il bambino o il ragazzino alla babysitter o al babysitter o a qualcuno che si può occupare di lui o di lei per un momento, e ricavarti il tuo tempo per lavorare, perché comunque il risultato di questo è tempo di qualità per te, per il tuo spazio musicale o per il tuo spazio personale,
e tempo di qualità anche per i tuoi figli, che poi nel momento in cui avranno la tua presenza ce l'avranno al 100%, perché non ha nemmeno senso poi metterti a studiare, a lavorare sul tuo strumento per essere continuamente interrotto da questo bambino che viene continuamente respinto, perché mamma hai tempo di giocare adesso? No, dopo. Papà hai tempo di fare questa cosa? No, dopo tesoro. Comunque non è tempo che dedichi a lui o a lei e nemmeno a te stesso. Il risultato sono due grandi fette di tempo perse da una parte e dall'altra. Terzo, un piccolo investimento che a me ha veramente cambiato la vita, naturalmente in positivo, è questo qui. Il tempo che passiamo qui a pulire casa è drasticamente diminuito. Naturalmente un robot non è il totale sostituto della persona umana, ma insomma toglie una grande fetta di tempo perso, letteralmente perso in tutto questo. Quindi intanto che lui pulisce io posso tranquillamente continuare a fare quello che sto facendo, a dedicarmi al mio lavoro oppure concedermi eventualmente anche un momento di riposo. E tutti sappiamo che quando ci mettiamo a lavorare sul nostro strumento, non essendo riposati, essendo già stanchi o avendo mille cose per la testa e la consapevolezza che subito dopo dovrai fare un'altra cosa e quindi ti devi sbrigare a studiare quello che stai studiando, non è assolutamente produttivo e toglie anche il piacere che invece dovrebbe esserci in quell'ora di contatto con la musica. Investimento numero 4, benessere e sport. Il nostro corpo è fatto per muoversi, non è fatto per rimanere fermi e ahimè, quando noi suoniamo siamo completamente fermi, se non addirittura seduti come noi pianisti. Tutto quello che è investimento nel tuo benessere psicofisico è un ottimo investimento, perché tu possa rendere al 100% quando suoni devi essere fisicamente in uno stato di equilibrio e di benessere, testa e corpo. E fare attività fisica regolare aiuta entrambi questi aspetti. Se non te lo puoi permettere, investi semplicemente, per modo di dire, il tuo tempo in un po' di attività fisica quotidiana e se invece ti puoi permettere un piccolo investimento in denaro, iscriverti in palestra oppure fare un corso di yoga o di ginnastica posturale o di quello che più ti piaccia, per tenerti in forma mente e corpo. Collegato al precedente è l'investimento numero 5, investire in un'alimentazione migliore, non solamente in scelte alimentari più sane di per sé, ma anche proprio in prodotti di qualità migliore. A volte con un piccolo investimento in più ti ritrovi ad avere un grande beneficio in salute e nel caso preferisco comunque scegliere alimenti di qualità migliore, di migliore provenienza, magari a filiera corta quando è possibile, e risparmiare su altre cose che invece in fin dei conti sono superflue anche dal punto di vista alimentare. Ne guadagno in salute e ne guadagno anche in realtà dal punto di vista economico in fin dei conti. Numero 6, i viaggi. Ormai chi mi conosce sa che sono un'appassionata viaggiatrice, ma penso che davvero sia un arricchimento incredibile, soprattutto per gli artisti. Chiaro che lo è per qualsiasi persona, ma per chi si occupa di arte, di creatività, è un'ottima fonte di conoscenza, di spazio mentale, di stimoli, soprattutto i viaggi che ci mettono a contatto con culture diverse, con mondi diversi, con musiche diverse, magari con diversi costumi, con diversi modi di vivere, eccetera, eccetera. Al di là di essere un'esperienza affascinante, bellissima, che ti regala quella famosa serie di belle fotografie di cui parla Joe Black, la signora che sta per andarsene. Hai una sufficiente serie di Linda's Photos, di belle fotografie della vita, per inciso? Sì, ce l'ho, allora sto bene, allora va bene così. Ecco, quella cosa lì, ma è anche davvero un arricchimento dal punto di vista dell'ispirazione dell'arte. Questo vuol dire che investire in viaggi significhi andare necessariamente in hotel 4 stelle con tutte le comodità, eccetera, eccetera. Nel mio caso, per esempio, no, questo è molto soggettivo. Mi piace anche magari quella situazione, in certi casi, a dir la verità, ristretti e limitati, ma ci sono. E in realtà quando viaggio, soprattutto fuori dall'Europa, mi piace viaggiare in maniera molto semplice, a volte addirittura low cost e preferendo piuttosto magari allungare il viaggio o fare un viaggio in più rispetto a quelli che potrei fare investendo di più in alloggio, in ristoranti, eccetera, eccetera, ma
averne in cambio più esperienza. In realtà l'idea che si possa viaggiare solo se hai tanti soldi non è corretta, dipende sempre dalla qualità di scelte che fai, da come programmi le cose, da come impari a gestire tutto il viaggio, eccetera, eccetera. In realtà si può viaggiare anche con molti pochi soldi, ma è un investimento che vale decisamente la pena. Numero 7. Investire nel tuo aspetto, nel come ti vedi. No, non sto dicendo che l'aspetto esteriore sia l'aspetto centrale della nostra vita e qualcosa sulla base di cui dobbiamo in ogni caso giudicare gli altri e noi stessi, ma però sarebbe grandemente ipocrita dire che non ha alcun effetto, che non ha alcun peso nel mondo in cui viviamo. Soprattutto quello che io intendo in questo caso non è il peso che ha verso il mondo esterno, che indubbiamente esiste, perché veniamo percepiti e giudicati anche attraverso il nostro aspetto, che ci piaccia oppure no, ma intendo l'opinione che noi stessi abbiamo di noi, la maniera in cui tu ti vedi, la maniera in cui tu ti percepisci e il fatto che tu ti senta a tuo agio oppure no con il tuo aspetto ha una diretta influenza sul tuo comportamento, sul tuo carattere, sul tuo modo di sentirti, sulla tua maniera di vivere nel mondo, e questo ha ovviamente delle conseguenze anche sulla tua carriera. È necessario spendere un sacco di soldi per curare il proprio aspetto, sia magari dal punto di vista di quello che ci mettiamo addosso che del come ci curiamo fisicamente. No, non è vero nemmeno questo, non è necessario comprare tutto da Chanel per potersi sentire bene. Puoi decidere di spendere 10 euro oppure 1000 e ottenere comunque il risultato di sentirti bene con te stessa, con te stesso. Per esempio, nel mio armadio di vestiti da concerto io ho qualcosa di un po' più costoso, ma ho anche tantissime cose che costano cifre veramente ridicole. Per esempio, questo vestito con cui ho fatto un servizio fotografico che uso tuttora per motivi professionali e non, è un vestito che ho pagato, attenzione, 12 euro in un negozio di vestiti usati, trovato per caso in un momento in cui sono entrata nel negozio, in realtà in cerca di un po' di aria condizionata perché era estate a Madrid e facevano una cosa come 42 gradi mi sembra, e sono incappata in questo abito che mi piaceva, non l'ho nemmeno provata perché solo l'idea di togliermi i vestiti e provarvelo mi dava fastidio. Ho provato ad andare, come si dice, a fortuna. La fortuna mi ha assistita e ho ottenuto un bellissimo vestito con una cifra davvero ridicola. E poi non è tanto importante l'oggetto che usi per prenderti cura di te stessa o di te stesso, ma il fatto di farlo, il gesto in sé per sé ha un valore. Numero 8. Investire in spettacoli e in cultura. Certamente quello che noto in me stessa in periodi in cui mi capita di frequentare di meno o magari di non frequentare proprio concerti, spettacoli, mostre, sento che mi manca qualcosa, proprio alla mia anima in senso artistico, ma anche che mi mancano stimoli, che ho voglia di qualcosa, che ho voglia di pensare a qualcosa di diverso, che ho voglia di immergermi in un altro modo di pensare, in un'altra arte, in altri colori, in altre idee soprattutto. Per esempio, una delle, a dir la verità, poche cose che mi mancano di Roma era il fatto che ero praticamente tutte le settimane a teatro. Vuol dire che spendevo centinaia di euro in teatro? No, assolutamente. Spesso riuscivo a trovare la maniera di avvicinarmi a spettacoli assolutamente economici, quando non addirittura gratuiti, oppure comunque a risparmiare pur di investire qualcosa in un'esperienza che mi avrebbe restituito qualcosa, appunto investire, non spendere. La spesa è qualcosa che non torna più, qualcosa di completamente passivo, l'investimento è un'attività, è qualcosa che ti dà un ritorno, no? Quindi il ritorno di questo piccolo investimento era certamente molto più grande che non la cifra che avevo speso per accedervi. Ogni volta che esco sono sempre molto più carica di quando sono entrata e soprattutto spessissimo durante questi momenti mi vengono idee poi per la mia arte, per la mia professione. Numero 9. Investire nella tua formazione. Qui sì c'è un discorso di priorità. La formazione è la priorità su tutto quello che abbiamo visto precedentemente. Dovendo scegliere di rinunciare o di soprassedere momentaneamente su uno degli altri 8 punti, su questo assolutamente sono tassativa. Devi curare costantemente la tua formazione. E non mi riferisco solo a te studente che ti stai formando in conservatorio,
ma anche a te professionista che hai 80 anni e che sei costantemente in formazione. Impariamo ogni secondo della nostra vita e questo è forse il lato più bello della nostra esistenza e anche quello che ci mantiene giovani, giovani mentalmente intendo dire, ma spesso sapete, il giovani mentalmente corrisponde anche a un migliore stato fisico, ormai ci sono tanti studi che dimostrano proprio evidentemente delle correlazioni, ma uscendo da questo ambito, la tua formazione è veramente qualcosa a cui non devi rinunciare. Preferisco rinunciare alla vacanza, a un viaggio, a una bella cena al ristorante, a un maglione che mi piace, eccetera, eccetera, ma non rinunciare a un corso che mi può dare degli elementi in più, a quel seminario che mi può dare uno stimolo su un tema a cui sto lavorando, a quella lezione che mi dà degli strumenti che poi posso usare per lavorare su me stesso e sulla musica. Per formazione poi non si intende necessariamente sistematicamente qualcosa di prettamente musicale, ma intendo formazione a tutto tondo. A volte formazione vuol dire anche esplorare ambiti che sono apparentemente lontani dal tuo, ma che poi si vanno a integrare a quello che è il tuo quotidiano. Non ultimo, spesso in questi momenti formativi di vario genere si conoscono tante persone con cui scambiare mille cose, esperienze, visioni, condividere pensieri, informazioni pratiche, perché no? È sempre una miniera che possiamo poi utilizzare nella nostra professione, nella nostra vita, nel nostro lavoro e nel nostro studio quotidiano. Io stessa non vengo assolutamente da una famiglia benestante, per cui tante volte ho rinunciato alle vacanze per andare a fare la masterclass estiva. Me ne sono pentita? No. Mi ha fatto soffrire la cosa? No, in realtà no. Poi, quando è stato possibile in seguito, ho recuperato anche la vacanza, che naturalmente ci vuole e fa solo bene, ma in quei momenti per me aveva molto più valore passare quei pochi giorni facendo masterclass, conoscendo altri musicisti, suonando in pubblico, facendo musica. Spesso c'è l'idea errata che la formazione la facciamo quando siamo in fase di studio propriamente detto, quando stiamo studiando in conservatorio oppure all'università e comunque arriva un momento in cui conseguiamo il nostro titolo di studio e in quel momento la formazione è finita. No, secondo me è esattamente il contrario. La tua formazione inizia quando sei in possesso dei mezzi indispensabili per poi iniziare la tua ricerca personale, il tuo percorso artistico che assomiglia moltissimo a quello che fa lo scienziato che entra in laboratorio ogni giorno, sperimenta. Insomma, se proprio devi rinunciare a qualcosa, rinuncia a tutto tranne che alla tua formazione, perché è oro puro investito nel tuo futuro e anche nel tuo presente. In quali di questi 9 punti fai più fatica a decidere di investire? C'era qualcuna di queste cose a cui non avevi pensato? Fammelo sapere nei commenti qui sotto, grazie per essere stato con me e ci vediamo alla prossima.